Ciao, benvenuti a tutti in questo mio primo video tutorial su Creo Parametric 11, che è l'ultima versione di questo software attualmente disponibile. Però non vi preoccupate perché anche se voi avete a disposizione delle versioni più vecchie, ad esempio Creo 10, Creo 9, Creo 8 e così via, il 90% di quello che vi dirò sarà perfettamente identico, quindi cambierà veramente poco. Se ci sono comunque dei cambiamenti importanti, ve li sottolineerò in modo che voi possiate essere tranquilli nell'utilizzare la vostra, tra virgolette, vecchia versione del software, cosa che tra l'altro è anche molto frequente, e quindi non vi preoccupate perché vi sottolineerò qualsiasi differenza io mi ricordi rispetto appunto alle versioni precedenti. Se invece mancherò di qualcosa, chiedetemelo nei commenti al video che andrò a pubblicare. Altro aspetto importante che vi voglio dire è che in tutti i video su Creo Parametric dovrò utilizzare un tool di ausilio che serve a evidenziarvi i movimenti del mio mouse, ma anche i tasti che vado a premere sulla tastiera. Questo tool si chiama Spot on the Mouse, lo vedete attraverso quel cerchietto grigio che evidenzia il mio mouse, ma anche attraverso quel mouse stilizzato sotto il mio puntatore, sulla parte destra sotto il mio puntatore. Questo serve appunto a consentirmi di mostrarvi i miei movimenti e i miei click, ad esempio il click col tasto sinistro, il click col tasto centrale in verde, il click col tasto destro in viola, nonché la pressione anche da alcuni tasti funzionali come il Ctrl, l'Alt, lo Shift e così via, anche in combinazione con altri tasti alfanumerici della mia tastiera, come ad esempio il Ctrl D, che è uno strumento che magari mi capiterà spesso di utilizzare e di cui poi vi parlerò più avanti. Quindi questo è uno strumento che utilizzo. Vi ho già detto che vi metterò il link in descrizione di questo tool, appunto, che si chiama Spot on the Mouse. Iniziamo subito a entrare nel vivo del nostro video tutorial, che serve appunto ad aiutarvi a muovere i primi passi all'interno di un programma così corposo e potente come Creo Parametric. Quindi questa è l'interfaccia utente che voi vedreste una volta installato il software senza nessun tipo di personalizzazione. Attualmente non vi parlerò di personalizzazioni di Creo Parametric che sono sicuramente possibili, ma preferisco parlarvene più avanti. Questa prima finestra che vedete è sostanzialmente una finestra di tipo commerciale barra pubblicitaria, serve semplicemente a mostrarvi una parte del sito PTC. La PTC, vi ricordo, è appunto la casa madre di Creo Parametric. Questa finestra si può chiudere, ma possiamo anche dirgli, fleggando qui in basso a sinistra, di non mostrarcela più. Quindi per il momento la chiudo e basta. Ovviamente se state muovendo i primi passi con Creo Parametric vi consiglio vivamente di andarvi a vedere quantomeno la guida in linea che si chiama Help Center, che può essere o installata localmente oppure può essere semplicemente accessibile online se non è stata installata localmente, e in genere credo che sia la cosa più comoda, anche perché non occupiamo spazio sul nostro hard disk, ma soprattutto abbiamo una guida sempre aggiornata e sempre allineata con le ultime modifiche e le ultime versioni. Su questa guida, che sicuramente è molto vasta, c'è comunque la disponibilità anche di una serie di tutorial che appunto vi aiutano sulle prime funzionalità, tutorial che vi consiglio ovviamente di vedere. C'è anche un elenco di quelle che sono le novità rispetto alle versioni precedenti, quindi dategli un'occhiata. E in più c'è anche una descrizione abbastanza dettagliata di tutti i comandi. Ok, per il momento chiudiamo la guida, andiamo a vedere quelle che sono le finestre normalmente di lavoro più importanti, tralasciando, perché sono abbastanza banali, il menu file che vediamo qua e la ribbon bar home, che presenta dei comandi che poi potremo approfondire molto meglio più avanti. Allora, le finestre con cui normalmente noi abbiamo a che fare sono fondamentalmente tre. La prima finestra che ci appare, bella aperta, abbastanza ingombrante, è il browser, che è questa finestra grande qui, più o meno al centro del nostro schermo. Il browser è appunto un browser, cioè ci consente di accedere a delle pagine web. Normalmente ci mostra all'avvio di Creo tre pagine web che sono
il Part Community 3D CAD, eccetera, eccetera, il 3D Model Space e quest'altra pagina Punditas. Ma ovviamente, essendo un browser, vi consente di andare anche sul qualsiasi pagina web, in questo caso vi mostrerò il sito PTC. PTC sta, ve lo ricordo, per Parametric Technology Corporation ed è appunto la casa madre di Creo Parametric. Ma in realtà il browser consente anche di accedere al vostro file system, quindi vi consente sostanzialmente di definire anche un indirizzo di una cartella locale e poterne vedere il contenuto, poter vedere se ci sono dei file di Creo e aprirli eventualmente con un drag and drop nella vostra finestra di lavoro. Il browser si apre e chiude con questo tasto in basso a sinistra nel vostro schermo, quindi si può aprire o chiudere. Io normalmente lo tengo chiuso per abitudine personale. Il browser può essere anche utile qualora lavoriamo in combinazione con un sistema PDM/PLM, come ad esempio per la PTC normalmente è Windchill PDM Link, che non interfaccia web. Però lo andiamo a chiudere e dal browser noi possiamo andare a vedere quello che è il common space, il workspace, eccetera, eccetera, ma anche di questo ne parleremo più avanti. Altra finestra importante è questa finestra sulla sinistra che è il navigatore. Il navigatore vi mostra inizialmente, se non avete aperto ancora nessun file, come in questo caso, vi mostra quelle che sono le cartelle comuni, vi mostra le cartelle di rete, vi mostra l'albero delle cartelle del vostro hard disk sostanzialmente. Quando invece aprite dei file di Creo, che possono essere delle parti, degli assiemi, dei disegni, eccetera, vi mostrerà tutte quelle che sono le funzioni specifiche per ogni ambiente, per ogni file. Quindi nel caso di una parte vi mostrerà l'albero delle feature barra funzioni, nel caso di un assieme vi mostrerà i componenti che avete assemblato, nel caso di un disegno vi mostrerà le viste che avete creato all'interno di quel disegno. Quindi è un vero e proprio, diciamo, gestore delle feature che vi mostra appunto le varie funzioni che voi avete creato o voi o qualcun altro avete creato all'interno di quei file. Il navigatore si può eventualmente chiudere con questo tasto a fianco a quello del browser, sempre in basso a sinistra, posso aprirlo e chiuderlo. Già qui c'è una prima differenza rispetto alle versioni precedenti, che la grafica di questo tasto è diversa, ma la posizione è esattamente identica, quindi non ne cambia un granché la funzionalità. Andiamo adesso a creare immediatamente un nuovo file e quindi vado a fare ovviamente nuovo dalla ribbon bar home. Posso decidere se fare una parte, se fare un assieme o se fare un disegno, che sono normalmente le tre tipologie di file che vado a creare più frequentemente all'interno di Creo Parametri. In questo caso inizio con una parte. Se vado a fare una parte, Creo mi chiede di definirgli immediatamente un nome del file, questo lo chiede anche per le altre tipologie di file che posso creare, e mi chiede anche eventualmente se voglio definire un nome comune che è sostanzialmente una descrizione. Per il momento, visto che si tratta solo di un banalissimo esempio, non mi preoccupo di dargli nessun tipo di nome, lascio quello di default e clicco su OK. In questo modo entro in quello che è l'ambiente di modellazione solida di un singolo componente, ovvero di una parte. Ok, qui vediamo che il navigatore è cambiato e presenta un aspetto diverso, cioè ci mostra quello che è l'albero delle feature del modello stesso, che attualmente contiene solo delle feature di base che sono i piani, il piano right, il piano top, il piano front e il sistema di coordinate. Come vedete, se vado sopra con il mouse mi evidenzia le singole entità su cui sto passando. Però andando qua posso ritornare a vedere le cartelle comuni. Quindi albero delle feature, cartelle comuni. Ritorno sull'albero delle feature perché sicuramente è l'operazione più comoda. L'altra operazione che vi consiglio di fare all'inizio è quello di andare a personalizzare velocemente questa barra degli strumenti che si chiama barra degli strumenti grafici. La posso personalizzare cliccando con il tasto destro e vi consiglio
per comodità di attivare tutte le caselle che ci sono, tranne una che è già attiva e quindi vi dico di disattivarla, che sarebbe questa, e poi attivare di nuovo, insomma, tutte le altre. Questa personalizzazione di questa barra verrà automaticamente memorizzata in un file che viene salvato all'interno della vostra cartella utente, poi più avanti ne parleremo, e questa mi è comoda perché ci consente di gestire abbastanza velocemente la visualizzazione o meno di alcune entità, come ad esempio i piani. Con questo tasto io posso decidere di accendere o spengere la visualizzazione dei piani, così come lo posso fare anche per gli assi, per i punti e per i sistemi di coordinate. Assi e punti in questo modello non ne ho, quindi non c'è bisogno che lo faccio, ma il sistema di coordinate ce l'ho, quindi lo accendo. E tra l'altro qui vediamo un'altra novità rispetto alle versioni precedenti, per carità banale, sta nel fatto che i tre assi del sistema di coordinate, quindi l'asse X, l'asse Y e l'asse Z, hanno tre colorazioni diverse: rosso, verde e celeste, mentre nelle versioni precedenti questa differenziazione dei colori non c'è. I tre assi saranno colorati esattamente come il bordo di questi piani e quindi probabilmente sono anche un po' meno visibili. Altra novità rispetto alle versioni precedenti sta nel fatto semplicemente che i piani al loro interno hanno un'ombreggiatura, una colorazione trasparente, che invece nelle versioni precedenti non è presente, e quindi nelle versioni precedenti noi vedremo soltanto questo bordo qui del piano, che in realtà è un bordo fittizio perché il piano era infinito nelle due direzioni che questo rappresenta, però ci viene data una rappresentazione, diciamo, simbolica di un rettangolo che ne definisce in qualche modo, diciamo, la posizione nello spazio. Detto ciò, andiamo a vedere quelli che sono i movimenti che possiamo fare all'interno di un ambiente 3D, che possono essere quindi i movimenti che dovremmo fare su una parte o su un assieme, e sono degli aspetti molto importanti da imparare a gestire e a conoscere nel modo migliore possibile. Allora, ovviamente c'è il classico movimento di zoom, lo zoom in avanti e lo zoom indietro, che andiamo a fare con lo scroll in avanti o con lo scroll indietro, quindi semplicemente girando la rotellina in avanti o indietro. Poi abbiamo il movimento della rotazione del nostro modello tridimensionale, del nostro ambiente tridimensionale, che si fa tenendo premuto il tasto centrale del nostro mouse e andando a muovere il mouse stesso. In questo modo abbiamo una rotazione del nostro modello che avviene però, in questa situazione, avviene intorno al punto in cui siamo andati a cliccare. Ma volendo questa cosa la possiamo gestire, ad esempio, cliccando e premendo questo tasto che è il centro di rotazione. In questo modo, se teniamo attivo il centro di rotazione, la rotazione avverrà rispetto al centro di rotazione stesso. Il centro di rotazione non coincide sempre con il sistema di coordinate, in questo caso sì, ma normalmente si sposta, e il centro di rotazione rappresenta sostanzialmente il centro di un box che circoscrive il nostro modello e che contiene anche il sistema di coordinate. Quindi se il nostro modello è più spostato verso la destra, il centro di rotazione segue questa evoluzione del nostro modello. Io normalmente il centro di rotazione lo tengo attivo, si può personalizzare Creo in modo che il centro di rotazione sia sempre attivo, altrimenti lo disattivo solo quando devo andare a lavorare sulle zone molto piccole e molto circoscritte rispetto al resto del mio modello, in modo tale che se vado a fare una rotazione il modello non mi esce fuori dallo schermo. Andiamo avanti con altri movimenti che possiamo fare. Altri movimenti importanti si fanno premendo Shift e il tasto centrale del mouse, e a questo punto muoviamo il mouse e questo fa sì che il nostro modello si muova parallelamente al nostro schermo nella direzione che noi gli andiamo a indicare muovendo il nostro mouse. Quindi questo è anche un movimento molto importante, lo possiamo considerare simile a un qualsiasi pan che potremmo fare su altri sistemi CAD. Oltre a questi movimenti, che sono quelli base, abbiamo poi degli orientamenti salvati, come ad esempio la possibilità di scegliere l'orientamento front, l'orientamento left,
il right e così via, il top. Altra cosa importante è usare, come vi avevo anticipato all'inizio del video, il CTRL D, che invece mi consente di ripristinare l'orientamento di default, D sta per default ovviamente, e quindi di ritornare a quello che è l'orientamento principale. Questa cosa è comoda qualora io stia lavorando in maniera piuttosto concitata sul mio modello, che magari mi sparisce fuori dallo schermo. Con il CTRL D vado a ripristinare il suo orientamento principale e vado a ricentrare il tutto. Poi ho altre funzionalità, come ad esempio la possibilità di selezionare una qualsiasi entità, in questo caso solo i piani, ma posso selezionare una qualsiasi entità come una piccola faccia, uno spigolo, un asse, un punto, eccetera, e gli posso dire zoom a selezione. Oppure posso selezionare una qualsiasi faccia, planare in genere, o un piano di riferimento e dirgli che voglio invece un orientamento, una visualizzazione normale, o meglio perpendicolare a quella faccia stessa. Poi esiste anche il riadatta, che sarebbe questo, che mi consente di zoomare il più possibile il mio modello all'interno dello schermo. Esistono anche altri movimenti che si fanno più raramente, ma che in alcuni casi sono comodi, che in questo caso si fanno premendo il CTRL, premendo il tasto centrale, e se vado a fare un movimento verticale con il mio mouse, ho uno zoom in avanti o indietro, che come vedete però è un po' più graduale, perché se faccio lo zoom usando lo scroll mi va un po' a scatti e fa degli scatti anche abbastanza importanti. Con il control ho una maggiore possibilità di controllo di questo zoom. Movimento simile, premo CTRL, premo il tasto centrale e faccio invece un movimento orizzontale con il mio mouse. In questo caso è una rotazione sempre intorno allo spigolo, che tra l'altro mi evidenzia uno scatto ogni 90 gradi. Questo può essere comodo, ad esempio se io voglio, magari ho un orientamento frontale e decido di ruotare di 90 gradi questo orientamento, e quindi vado a fare un'operazione di questo tipo. Premo CTRL, premo il tasto centrale e faccio una rotazione di 90 gradi, che in alcuni casi può essere comoda. Poi CTRL D ritorno alla situazione precedente. Altro aspetto di cui vi volevo parlare, ma lo faccio in maniera abbastanza veloce, è il filtro di selezione che abbiamo qui in basso a destra. Il filtro di selezione è presente in tutti gli ambienti di lavoro di Creo, parti, assiemi, disegni, eccetera. Ovviamente cambia in base alla situazione in cui siamo, e appunto il filtro di selezione ci consente di decidere di selezionare soltanto delle specifiche entità, degli spigoli, delle superfici, delle curve, dei corpi, delle annotazioni e così via. In realtà poi in Creo esistono anche altri strumenti molto importanti di selezione che vedremo più avanti e che secondo me sono anche più comodi del filtro di selezione, però per carità, il filtro di selezione in alcune situazioni può servire e quindi è bene conoscerne l'esistenza. Vi chiedo di aggiungere un like a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale e ci vediamo presto. Un abbraccio a tutti, ciao!